questa lezione, in questa 19ª lezione, andremo veramente ad approfondire qual è la base scientifica per cui andiamo ad eseguire quella profilazione di comportamento che guida quella divisione in categorie poi del nostro interlocutore, che è la grande base sulla quale noi cerchiamo di capire come adattarci, no? Al nostro interlocutore, come essere, diventare camaleontici, come si diceva un tempo, no? Per capire quanto proprio questa caratteristica del venditore, no, sia in realtà basata su un qualche cosa di veramente molto 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 scientifico. Mi appoggio alle slide per vedere come siamo sempre appunto all'interno della quarta macrosessione, fermi al secondo approfondimento psicologico. E parlando di approfondimento psicologico, ti introduco molto volentieri questa teoria, questo studio che viene definito brain mapping, che nasce da uno studio di UCLA a Los Angeles su investimento del governo degli Stati Uniti, studi che poi sono stati presi e organizzati, diciamo, a finalità di business dalla Society for il Brain Mapping and Therapeutics. Quindi, che cosa dice questa teoria scientifica? Innanzitutto si è studiata una correlazione, come vedi, che c'è tra le aree della corteccia cerebrale, no? Ti ricordi che dicevamo che la corteccia è la parte più esterna, più evoluta del nostro encefalo, del nostro cervello, e quindi si è visto come ad un sviluppo delle particolari aree della corteccia cerebrale corrispondevano delle attitudini, no? Dei comportamenti che da essere umano a essere umano venivano più spontanei in funzione di quella che era appunto l'area della corteccia cerebrale che era stimolata. Come si è condotta questa analisi? Molto semplicemente diciamo fino a un certo punto, si è andato a vedere quando un individuo veniva stimolato su determinate attività, su determinati compiti, no? Come il suo cervello sviluppava attività elettrofisiologiche, no? Sai che i neuroni, come i muscoli, interagiscono e comunicano tra di loro attraverso la liberazione di sostanze chimiche che sviluppano delle risposte elettriche. Queste risposte sono individuabili a livello di immagini, no? Con apparecchiature, come capisci, sofisticate, e quindi si è visto proprio che tipologie di attività diverse erano associate a un aumento di attività elettrofisiologica in aree diverse della corteccia cerebrale. E questo lavoro ha consentito di individuare queste 4 aree, quella anteriore destra, che è stata, diciamo, associata, per quello che dicevamo, a tutte quelle attività creative, no? La parte posteriore destra, che era quella che nelle immagini era più stimolata quando l'individuo compiva diciamo, comportamenti e azioni, diciamo, connesse alla sfera emotiva. Poi c'è la parte sinistra posteriore, che è la parte che viene definita più direttiva, perché è quella che si illuminava in questo lavoro per immagini con attività elettrofisiologiche, quando l'individuo, diciamo, era coinvolto in attività in cui la sua sfera direttiva dominante era appunto più sollecitata. Infine abbiamo sempre sul lato sinistro la parte anteriore sinistra, che è quella appunto associata alla parte analitica, come viene detta, che era quella che si sviluppava e si illuminava con queste attività elettrofisiologiche quando l'individuo veniva coinvolto in attività dove doveva appunto sviluppare attività di calcoli o quant'altro. Lo vediamo proprio nelle slide a seguire. Quindi questo lavoro, i risultati un pochettino di questo lavoro hanno individuato, diciamo, emesso questa etichetta così che delle volte
può essere un po' semplicistica, però ci aiuta anche questo un pochettino a comprendere, dove la parte destra, empatico-creativa, cioè gli individui che naturalmente mostravano una particolare predilezione per la parte destra del cervello, sono individui che avevano una certa propensione a fidarsi, no? Mentre gli individui che hanno più sviluppato naturalmente una parte anteriore e una parte sinistra del cervello, chiedo scusa, anteriore e posteriore, sono, diciamo, quelle persone sono state etichettate come persone che hanno una maggiore propensione a decidere, no? E quindi questo studio ci ha consentito di fare questa prima suddivisione. Andando avanti, quindi questo studio appunto ha mostrato in dettaglio che in ciascuna di queste 4 aree, anteriori e posteriori, destra e sinistra, c'erano poi una serie di attività per ciascuna area che erano abbastanza caratteristiche di quell'area della corteccia. E queste sono appunto l'attività di valutare e la propensione anche a finalizzare un lavoro, no? E quindi diciamo attività che vengono spontanee diciamo quelle personalità analitiche che quindi hanno una certa propensione a tutte le attività appunto di calcolo, come vedremo avanti. Poi è stata individuata una paio di attività anche per l'emisfero anteriore destro del cervello, e quindi queste persone individuate come creative, diciamo, hanno sviluppato forte propensione a appunto un pensiero creativo che diveniva quindi innovatore, portatore di novità e di procedure nuove e di idee proprio nuove. La parte posteriore destra empatica, e le persone che avevano mostrato un naturale sviluppo di questa area della corteccia cerebrale manifestavano buonissime propensioni nel coordinare, no? E nel coordinarsi con gli altri o nel sostenere membri appunto del proprio team o quant'altro. E infine individui che hanno mostrato appunto questa caratteristica direttiva si sono dimostrati individui molto capaci a eseguire il compito, arrivare al punto, anche molto minuziosi, nel loro lavoro sono spesso molto particolareggiati. Quindi capisci, no? Che potremmo mettere anche delle altre etichette, come quelle appunto che hanno una parte anteriore del cervello più sviluppata, naturalmente più portata a utilizzare quella parte della corteccia, quindi che sono tra il creativo e l'analitico, sono persone orientate a decidere, ok? Le persone che hanno invece una parte più sviluppata dell'emisfero destro, anteriore e posteriore, sono persone un po' idealiste. Le persone che hanno un naturale sviluppo della parte posteriore, destra e sinistra, sono individui orientati a valutare e a comprendere, mentre le persone appunto che hanno un'area sviluppata sinistra, anteriore e posteriore, è stata apposta questa etichetta di persone realiste. E ti rendi conto che queste 4 etichette diventano in realtà abbastanza interessanti, no? Nel descrivere una personalità la cui descrizione è agganciata a dei comportamenti, i cui comportamenti sono agganciati a delle attività elettrofisiologiche registrate a livello della corteccia. Cioè il passaggio, no,
e ti rendi conto che è un qualcosina di interessante, perché a questo punto possiamo dire che le quattro etichette, orientato a decidere, idealista, orientato a valutare e realista, ci aiuta a comprendere chi abbiamo davanti e noi stessi, no? E tutto questo con un forte aggancio a un lavoro scientifico molto approfondito. Quindi questo abbiamo un po' detto, ciascuna attività della corteccia è sviluppata da aree specifiche, appunto, e ogni individuo sviluppa alcune aree più di altre, questo in maniera proprio dipendente dalla fisiologia nostra, cioè dall'irrorazione di determinate aree del cervello piuttosto che altre, cioè stiamo parlando proprio di cose fisiologiche che ognuno di noi sviluppa evidentemente in maniera diversa in funzione del proprio DNA e di quant'altro. Questo differente sviluppo di abilità, attitudini derivanti un po' dal nostro DNA quasi, no? Può condurre a questa suddivisione in categorie, in 4 categorie, sulla base di una naturale propensione a eseguire determinate attività e quindi tenere determinati comportamenti. E qui veniamo, no? Perché lo sviluppo comportamentale a questo punto diventa una diretta conseguenza, cioè noi potremmo dire che una personalità analitica ha atteggiamenti prudenti, no? E precisi, sono personalità anche molto meticolose, ostinate, perché? Perché il loro pensiero, il loro ragionamento e la loro conclusione è basata sui dati. Sono persone che non agiscono, o meglio, agiscono meno di istinto e amano basare il loro le loro decisioni su dati, e capisci che quando una persona ha preso dei dati, li ha studiati, li ha organizzati, ne ha desunto determinate evidenze, e quella persona diventa piuttosto ostinata e aggiungerei giustamente nella sua decisione, perché è una decisione basata su dati studiati e compresi. Quindi è normale che sia anche piuttosto coerente e quant'altro. Le personalità direttive, quindi siamo sempre sull'emisfero sinistro del cervello, la parte posteriore, avendo mostrato un'affinità con essere piuttosto determinati e arrivare al termine del lavoro che devono svolgere, no? Hanno evidenziato nello svolgere questi compiti e queste attività determinate caratteristiche, no? Come l'essere indipendente, l'essere competitivo, quando il gioco lo richiede anche aggressivi, sicuramente risoluti, persone molto dirette, molto pragmatiche, no? Cioè capisci come queste caratteristiche effettivamente sono naturalmente agganciate a quelle tipologie di attività che quelle persone svolgono in maniera molto spontanea e gli vengono spontaneamente molto bene, ok? Ancora, le personalità empatiche, al contrario, e ci spostiamo sull'emisfero destro, no, del cervello posteriore, hanno naturalmente mostrato un certo essere premuroso, comprensivo, sensibili, idealisti, no? E capisci che anche tutta questa sfera, ad esempio, nel management è importante, no? Tanto quanto l'altra, perché guidare un team e avere determinate caratteristiche sicuramente aiuta il proprio team, no? a essere coeso, unito e a seguire il proprio leader. Infine le personalità creative, quindi che hanno mostrato questa capacità di pensiero
divergente, curioso, innovatore e quant'altro, e spesso hanno manifestato, ecco, atteggiamenti anticonformisti, sono persone ottimiste, spontanee, impulsive, no? Al contrario dell'analitico, come l'analitico prende decisioni sui dati, il creativo è proprio guidato dall'intuito, dalla curiosità, dal pensare out of the box, no? Come si dice. E quindi capisci che di nuovo anche qui non c'è un meglio o un peggio, no? Stiamo parlando di attitudini diverse, ciascuna con dei punti di forza, dei vantaggi e delle aree di debolezza o miglioramento esposte che possono essere rinforzate. In termini di sviluppo personale, e qui apro e chiudo una velocissima parentesi, ovviamente l'obiettivo, no, di questo modellino può essere quello di capire, no, cosa di queste attività ciascuno di noi viene più spontaneo, cosa viene appunto meno spontaneo, e comprendendo quali sono i vantaggi che ciascuna altra area in cui siamo appunto meno specializzati ci può donare, e capire in quale maniera esercitare attraverso appunto l'impegno e attività specifiche appunto quelle aree su cui siamo appunto meno attitudinalmente portati, in modo da avere una quadratura, no? Robusta, più robusta possibile su ciascuna di queste quattro aree, perché tutte e quattro portano vantaggi molto pratici sia a livello professionale che personale, chiaramente. Bene, arrivando un pochettino poi a stringere, dico, penserai, per me venditore tutto questo, no? A che cosa serve? Beh, serve perché poi il nostro interlocutore, no, può manifestare caratteristiche che ci aiutano a inserirlo in ciascuna di queste quattro categorie. Quindi per l'analitico l'approccio commerciale più corretto è quello di argomentare con dati, no? Quando tu hai un prodotto e la tua azienda ti mette a disposizione dei dati scientifici piuttosto che di marketing, di mercato, appunto, o quant'altro, e dimostrare quello che tu vuoi dire attraverso i dati che l'azienda ti fornisce, con questo interlocutore ti aiuterà particolarmente. Un atteggiamento anche corretto da tenere con questo interlocutore è un certo distacco, una professionalità, no? Cioè questo interlocutore, essendo un interlocutore molto abituato a ragionare su dati e prendere decisioni sulla base di cose concrete, quanto più il venditore si pone e mostra proprio in questo habitus, no? In questa propensione a non saltare su voli emotivi, ma rimanere sempre molto agganciato ai dati, ai fatti, a quello che il mercato dimostra, o la ricerca, o quello che vuoi, e sicuramente un atteggiamento con questo tipo di interlocutore premia. Con il direttivo, anche qui ancora di più è importante andare velocemente al punto. Sì, basarsi sui dati, sì, essere professionali, e siccome è un individuo molto appunto pragmatico, propenso ad arrivare velocemente al punto, riuscire a dire tutto questo in maniera molto sintetica è importante. Questi in genere sono gli interlocutori più difficili da trattare, perché capisci che riunire dati, informazioni, fatti, concretezza e grande sintesi, le due cose insieme possono non sempre essere facili. Poi, siccome sono appunto individui anche direttivi, che insomma vogliono decidere loro e dire loro quello che si fa e quello che non si fa, e sicuramente l'habitus di
richiedere la loro opinione. Può essere un modo molto molto intelligente di porsi per, no, andare incontro alla persona per il suo, il che non significa, no, porsi tipo zerbino sotto i piedi, perché non è assolutamente questo l'atteggiamento corretto con il direttivo, anzi al contrario il direttivo similes cum similibus, forse gli piace lavorare con persone simili a lui, il che non significa che dobbiamo andare a casa sua e da direttivi dirgli quello che lui deve fare, perché questo sicuramente lo irriterebbe. Però mostrarci anche noi col nostro bel carattere che quando abbiamo dei fatti, dei dati, delle informazioni, delle cose che gli dimostriamo che un vantaggio per lui è quello il vantaggio per noi, e dire tutto questo con schiettezza, chiarezza, andando velocemente al punto, beh, questo il direttivo non può che apprezzarlo sicuramente. L'approccio con l'empatico è proprio un po' il contrario, no? Procedere con calma, aiutarlo a risolvere dubbi che naturalmente questa persona si porrà più magari che le altre due categorie. Mostrarsi sensibile, no, a questi dubbi, a queste paure, a queste incertezze prendere il tempo che serve per risolvere questi dubbi, queste paure, queste incertezze è importante perché? È perché mostra a quell'individuo che non solo siamo simili a lui, ma abbiamo a cuore, per noi sono importanti le stesse cose che sono importanti per lui. E capisci che tutto questo è un qualcosa che si trasferisce continuamente, anche solo nel modo in cui parliamo, anche solo nella velocità con cui parliamo. Infine chiudiamo con l'approccio più corretto da tenere con il cliente creativo. Beh, qui sicuramente coinvolgerlo nel generare idee, proporre mille alternative, puntare sull'emozionalità più che sulla razionalità, no? Cioè, mentre nell'emisfero sinistro abbiamo proprio quella concretezza, quel puntare sui dati, quel basarsi su informazioni chiare e evidenze che vengono dal mercato, dalla ricerca, da quello che vuoi, e in quest'altro caso invece abbiamo proprio un approccio che punta all'emozionalità, no? Che nel caso del creativo si estrinseca in vulcanicità di idee, di voglia di pensare qualcosa di nuovo. Nell'empatico si configura invece, appunto, come abbiamo detto, nel modo di mostrarsi simile e avere sensibilità per le stesse cose di cui ha sensibilità lui. Forse adesso è un pochettino più chiaro che cosa vuol dire attitudini su base veramente neurofisiologica. Tutto questo abbiamo visto come diventa la base per capire come sviluppare la nostra camaleonticità, una capacità di adattamento all'interlocutore che non è un tramandarsi da venditore a venditore, ma è una veramente delle caratteristiche fondamentali, interessanti che il venditore deve coltivare e sviluppare per riuscire a interagire nella maniera più efficace possibile con ciascuna categoria di interlocutore. Buon lavoro, ciao!